Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video di Laboratorio Kada. In uno scorso video avevo montato la mia Bimax su telaio FMA, però dopo aver messo tutti i vari mass dumper, roller e fibre, la carrozzeria non riesce più a entrare e a essere fissata. Quindi ho pensato di prendere una carrozzeria in Lexan, in policarbonato, e oggi andremo a ritagliarla e a verniciarla. Ho preso una Thundershot perché è quello che ho trovato in negozio e in realtà questa carrozzeria è adatta per VZ, R, VS, Super 1 e Super 2, quindi non è detto che riesca ad adattarla, però non ho trovato nessuna carrozzeria che avesse specificato la possibilità di utilizzarla su telaio FMA. Come prima cosa andiamo a ritagliare la carrozzeria e lungo i bordi prestabiliti. Per fare questo possiamo utilizzare delle forbici con la lama ricurva oppure del trincetto in base a come vi trovate meglio. Appunto non importa essere troppo precisi perché poi andrò a fare le rifiniture dopo. Adesso taglio le parti in eccesso, sempre in maniera abbastanza grossolana perché poi voglio vedere se effettivamente la carrozzeria è adattabile oppure no. Per le parti più piccole mi trovo molto bene con le forbici con la lama ricurva perché riesce a entrare veramente nelle zone più piccole e quindi poi sono più preciso. Allora, vado a mettere i supporti così vedo se si adatta oppure no. Controllo le istruzioni per essere sicuro. Abbiamo dei problemi di ingombro su questa parte qua, quindi direi questo qui di tagliarlo subito. Adesso tocca qui, vado a tagliare un po' alla volta e anche tutta questa aletta va tagliata. Queste alette qui danno fastidio. Questi ammortizzatori danno fastidio anche qui, quindi vado dritto, taglio anche qui dritto. Ci siamo quasi. Mi sono accorto che la vite da 6 compresa nel kit tocca leggermente sul motore. Ora in realtà poi la carrozzeria è flessibile, quindi va bene comunque, però ho messo una vite da 5 che così è leggermente più corta. Forse vorrei andare a limarla un pochino, però va bene comunque. E poi ho limato anche qui leggermente in modo tale che sia inclinata questa parte di plastica e adesso entra molto bene. E adesso smonto tutto e rifinisco queste parti che ho tagliato, diciamo, malamente con le tronchesi, le vado a limare e a scartare un pochino e vado a rifinire anche tutti i bordi prima della verniciatura. Adesso che ho finito di limare le varie sbavature, tolgo la polvere e vado a ripassarle con la lama del trincetto per proprio togliere tutti i residui dei pelletti di plastica. Ora riprendiamo tutti i vari bordi per togliere le varie bave e poi vado a riprendere questi bordi anche con una carta fine, una carta vetrata fine 1002 e anche all'interno per far aderire meglio la vernice, come avevo già fatto vedere anche nel video in cui ho fatto la carrozzeria in stile cartoon. Adesso che ho scartavetrato tutto vado a sciacquare la carrozzeria e pulirla anche con il sapone
e poi proverò la vernice su questo pezzettino. Vi faccio vedere cosa ho in mente. Adesso che ho il mio pezzettino di prova scartato e lavato, andremo a provare la vernice. Per questa carrozzeria voglio provare a fare un effetto particolare e utilizzerò questo smalto per unghie, effetto magnetico. E se avete capito bene, è uno smalto per unghie che ha dei brillantini all'interno e con delle calamite possiamo dargli delle forme. E poi sul fondo darò una tinta nero lucida per farli risaltare. Questi smalti io, diciamo, in passato li avevo visti nei negozi di cosmesi. Ora ultimamente l'ho dovuto comprare su internet perché non li ho ritrovati, si trova sia su Amazon, questo l'ho preso da AliExpress che costava meno. No, poiché gli smalti in realtà hanno all'interno dei solventi e potrebbero attaccare il policarbonato, ho scelto uno smalto gel e quindi poi per andarla a seccare utilizzerò questa lampada UV. Allora, non ho la più pallida idea di come si dia uno smalto, quindi ora andiamo a provare insieme. Il fatto che sia gel vuol dire anche che non asciuga all'aria, ma dobbiamo appunto asciugarlo con la lampada UV e questo dovrebbe permetterci anche di maggiore lavorabilità. Questi smalti solitamente hanno insieme un magnete per andare a direzionare le particelle. In questo caso, siccome l'ho pagato poco, non c'era il magnete, quindi ho preso un Geomag. In questo video gli anni 90 sono molto potenti e ora andiamo a vedere. Esatto, infatti sì, ora non so se si nota qualcosa, ma se io avvicino le particelle cambiano. Non ho ben capito in che modo. Ok, direi che le particelle sono forse respinte dal campo magnetico. Ora vediamo se la lampada UV funziona, quindi vado a mettere all'interno e gli diamo 60 secondi. Una volta che questo sia asciutto, l'idea è di dare un fondo nero diamantato e in dei punti una spruzzata di blu diamantato. Questo per dare un effetto, diciamo, galassia, notte stellata o qualcosa di simile. Queste vernici sono in realtà non da mia specifiche per le carrozzerie, però sono molto economiche e io le ho comprate al Tecnomat, ma si possono comprare in diversi negozi di Fai da te e sono molto più economiche di quelle specifiche e devo dire comunque almeno l'altra volta mi sono trovato bene. Ecco, questo è dopo aver verniciato anche con il nero diamantato. Andiamo a togliere la pellicola esterna. Ecco, sì, no, direi che l'effetto è molto carino e a seconda dell'inclinazione è viola oppure a volte sembra un po' verde e in generale c'è questo effetto diamantato anche sul nero. Voglio fare un'altra prova di tenuta con lo scotch. Sì, direi test superato. Facendo alcuni test di piegatura, cioè lo smalto è venuto via, ora devo dire che ho piegato veramente tanto a 180 gradi, però lo smalto rimane più adeso se invece viene dato sopra la vernice rispetto che direttamente sopra il policarbonato. Quindi come prima cosa andrò a dare un trasparente per tenerla in posizione. Vado a fissarla su un bastoncino. Io utilizzo un bastoncino di quelli per i profumatori, va bene una bacchetta di legno qualsiasi, una bacchetta da sushi, un pennellino, qualsiasi cosa. Prendiamo il nostro trasparente e agitiamo bene per circa un minuto. Poi diamo prima una spruzzata fuori e poi una leggera spruzzata dentro. E lasciamo asciugare per circa 10 minuti. Vado a mascherare la parte che voglio dipingere di blu, che sarà la parte del parabrezza. Come
sempre da citare. Ora, questa vernice è veramente molto coprente e anche un po' troppo chiara, quindi darò una passata molto leggera e poi sotto ci darò un po' di nero. Lasciamo asciugare per 10 minuti. Andiamo a togliere la maschera, facendo attenzione di non rimuovere la pellicola trasparente. Questa vernice rilascia un po' di brillantini, quindi poi probabilmente alla fine darò un trasparente. Procediamo con lo smalto. Passo una prima mano leggera senza utilizzare la calamita e faccio seccare per un minuto. Adesso metto la seconda mano e utilizzo la calamita. Questa mano è un pochino più decisa. E qui per ogni punto vado a fissare il colore, altrimenti poi la calamita mi va a influire anche sugli altri punti. Adesso rimettiamo il nostro bastoncino e andiamo a colorare con nero diamantato. Andiamo a dare a prima mano leggera di nero. Passati 2 minuti diamo la seconda mano di nero più spessa. E aspettiamo 15 minuti. Poiché questa vernice rilascia un po' di questi brillantini, vado a dare un'ultima mano con un trasparente. E aspettiamo gli ultimi 15 minuti. Per avere la vernice completamente asciutta sulla bomboletta è consigliato aspettare 24 ore, però possiamo intanto vedere com'è venuta. Quindi tolgo il supporto e tolgo anche la pellicola trasparente. Ecco, non so se si vede l'effetto cangiante, a seconda dell'angolo in cui si guarda è blu oppure viola, quindi questo effetto cangiante. E questo vorrebbe richiamare un po', diciamo, un cielo stellato e un corpo celeste. Andiamo a rimettere i supporti. Presento infine Quasar, la mia prima VMAX. Spero che questo effetto cangiante vi piaccia e per questo video è tutto. Ciao!